Salve ragazzi e bentornati sul canale. Come vedete ho in mano un paio di monopole perché in questo video andremo a restaurare e rimontare lo sterzo della nostra Vespina. E iniziamo a smontare. Ora questo sarà duro sfilarlo perché è stato verniciato, dunque lo spessore della vernice non passerà di qua, per cui dovrò prima togliere la vernice. Utilizzerò uno sverniciatore. E anche qua facciamo la stessa cosa. Ecco qua. Questa è la staffetta in cui andranno fissati i cavi di cambio e acceleratore. Adesso prepariamo i pezzi per poter dare il fondo. Come al solito inizio a togliere i segni più evidenti con una carta da 120. Ecco come si presenta lo sterzo con tutti i segni della nostra fatica. Anche su questo, per recuperare bene poi i numeri delle marce, daremo dello sverniciatore.
Ecco, una volta tolto tutta la vernice con lo sverniciatore, i numeri sono ben visibili. Daremo una scartatina a questo e allo sterzo con la 240 a mano, perché questi con la scartatrice sono troppo piccoli, non si fanno. Poi passiamo la 320 ed infine la 400. Ed ecco i nostri pezzi pronti per ricevere il fondo. Se dobbiamo effettuare delle verniciature all'aperto, l'importante è bagnare per terra in modo che la polvere non si alzi. Altrettanto importante sarà creare dei supporti stabili per i pezzi da verniciare, in modo da poter raggiungere ogni parte senza doverli maneggiare. Passiamo prima, come sempre, dell'antisilicone in modo da togliere tutti i residui. Diamo una fischiata per togliere la polvere e si parte con la prima mano leggera di fondo. Seconda mano piena. Passiamo al colore e diamo una mano di adesione. Attendiamo 10 minuti e diamo due belle mani piene. Ed ecco il risultato. Fatemi sapere il vostro parere se vi va scrivendolo nei commenti. Adesso andiamo a evidenziare i numeri delle marce e il puntino di riferimento. Il colore sarà questo avorio chiaro che abbiamo scelto anche per i cerchi. Ne spruzziamo un po' in un barattolino, io riciclo quelli degli yogurt, e con un pennellino da ritocco ci reinventiamo artisti. Ed ecco fatto. Direi niente male, sono soddisfatto. E dopo aver lavato accuratamente tutti i pezzi e qualcuno poi trattato anche con zincatura, procediamo al rimontaggio del nostro sterzo. Ah, dimenticavo, ingrassiamo leggermente tutti i rasamenti che monteremo sullo sterzo in modo da rendere il movimento il più fluido possibile. Facciamo combaciare i due fori e inseriamo la spilletta.
rimontiamo anche la staffettina dei cavi. Non so voi, ma io riesco già a immaginarla finita. Comunque grazie per aver visto il video e se vi ho fatto divertire mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie, alla prossima!